sul Lillo. Benvenuti in un nuovo episodio di questa impossibile van conversion. Ciao, siamo Roberta e Fabrizio. Viaggiare è la nostra più grande passione e da un anno raccontiamo le nostre avventure in giro per il mondo. Ad aprile 2021 ci siamo lanciati in un nuovo progetto. Abbiamo acquistato un furgone e lo trasformeremo nella nostra futura casa su ruote. Allora, abbiamo iniziato l'isolamento delle pareti. Siamo partiti da questi punti qua, poi faremo anche quelli di ripetai di lì, perché questi qua più grossi siamo ancora insicuri. Qua dovrebbe esserci la nicchia della tele, dobbiamo ancora capire gli spessori, tutto un po' di cose, quindi siamo partiti da quelli certi. Allora, siccome ci sono i tubi, abbiamo dovuto un po' giocare con gli spazi. I dubbi erano, allora, se lo mettevamo davanti ce lo bloccava bene, però non era a contatto con la lamiera, quindi abbiamo detto per l'isolamento, il salto termico, tutte quelle cose lì non eravamo sicuri. Metterlo dietro, questo come vedete balla, quindi siamo arrivati a questa soluzione. Abbiamo detto lo mettiamo dietro così almeno sta bene attaccato alla lamiera e ci siamo, e fa la sua funzione al 100%. Qua questi qua li attaccheremo con quell'Armaflex scotch, passatemi il termine, da 3 mm, e lo attaccheremo, lo affrancheremo qua in modo che lui stia fermo e non crei problemi. Qua abbiamo dovuto appunto sagomare perché qua chiaramente l'elettricista li aveva attaccati alla lamiera, e quindi abbiamo dovuto fare i tagli per seguire le varie forme irregolari, maledette del mezzo, e quindi siamo arrivati qua. L'abbiamo fatto, era abbastanza semplice. Questo è stato quello più ostico perché avevamo sia l'attacco qui che qui e la forma di questo, quindi abbiamo dovuto fare 74.000 tagli, ma direi che è uscito decisamente Sì. bene. Per ora direi Che ci siamo, ottimo dai, lavoro. let's go. Stai facendo una pausa? Sono vecchio. Saluta il pubblico. Ciao a tutti. Allora, abbiamo fissato alcuni pezzi di Armaflex che abbiamo tagliato per riempire esattamente ogni buco rimasto. Li stiamo aspettando perché stiamo valutando di fare di attaccare altre listelle per renderlo un po' più stabile. Ora, sia perché vogliamo coibentare bene, sia perché i tubi purtroppo superano di pochissimo le listarelle, metteremo questo Armaflex da 3 mm solo sulle parti di legno, appunto, così in teoria va a superare i tubi e diventerà tutto più o meno stabile, speriamo. Abbiamo ieri iniziato a sagomare il nostro pavimento, anche questa è un'impresa, vi faremo vedere, è abbastanza tosta, e ora vado di Armaflex. È il momento delle listarelle, alle quali poi attaccheremo la parete e il soffitto. Noi abbiamo deciso di utilizzare delle listarelle da 1,4 perché 1,5 non c'era, e allora abbiamo optato per questo. Di più non volevamo perché perdevamo troppo spazio, e sono larghe 5
facciamo 5 sia qui che il soffitto, è un pelo più larghe ma almeno sono tutte uguali. E utilizzeremo delle viti autoperforanti da 25 mm in modo che entrano nei 14 qua e entrino serenamente anche nella lamiera. E prima di attaccarle con le viti metteremo anche un po' di 1000 chiodi in modo da affrancarla ancora di più, stare più sereni e essere sicuri che non cederanno da un momento all'altro. Let's go! In questo preciso istante stiamo cercando perché non so se ci riusciamo di attaccare le listerelle al soffitto. Qua ne abbiamo attaccata una, sembrerebbe che regga, speriamo. Vediamo un po'. E allora stiamo attaccando delle listarelle, ok, di spessore 1,5, larghe 5, che sono proprio larghe come, no, forse un più o pelino meno, sì, larghe come queste traverse qua del soffitto. Adesso andrò a fare i prefori nel legno nei punti in cui andranno a finire le viti e cercherò di segnare la lamiera dietro dove faccio i prefori nel legno, in modo che poi con la punta per la lamiera vado a fare un preforo anche nella lamiera, poi metteremo la colla da 1000 chiodi, riappoggeremo la listarella e lì andremo a inserire le viti. Questo è l'iter che stiamo facendo noi. Magari stiamo facendo passaggi inutili, probabilmente sì, ma è l'unico modo in cui riusciamo, quindi quindi let's go. Let's go. Adesso cerchiamo di bucare la lamiera nel punto esatto dove poi andrà la vite. Arrivare di là. Senza bucare il tetto. Se possibile, eh. Incrociamo le dita. Poi vabbè, piace il tetto bucato, fatelo pure. Esatto. Grande baby. Bisogna di una doccia fredda. Dai, dai, procediamo. E mi raccomando, ricordatevi di svasare, o quantomeno noi lo facciamo. Non da esperti, magari non è da fare. Stiamo dando questo aggeggio che è la rivoluzione praticamente. Esatto, siccome dobbiamo sagomare il pavimento, lo strato di multistrato che farà da base per il pavimento, dobbiamo modellarlo in tutti questi angoli un po' balordi. Abbiamo comprato questo aggeggino su Amazon, magari vi lasciamo il link in descrizione, non so come si chiami. Però in teoria dovrebbe aiutarti a sagomare forme strane, diciamo. Esatto, gli angoli, permettendoti, cioè, facciamo vedere che sì. forse è meglio. Io devo prendere questo angolo qua, se io schiaccio vedete che ti permette di ricreare la forma di questo angolo, in modo che io poi sul legno vado ad appoggiarlo e con la matita, in teoria, dovrebbe darmi lo stesso angolo. Proviamo. Nel frattempo abbiamo dovuto cambiare spessore del sottopavimento perché questo era l'originale, dopo tanta fatica eravamo riusciti a sagomare, ma molleggiavamo troppo perché avendo messo l'Armaflex nel pavimento non era così stabile. Questo sarà il nuovo pavimento, 2 cm di multistrato pioppo. Speriamo non ci rubi troppo spazio, però dovendoci affrancare i mobili.
facendo? Rifacendo il nostro pavimento da 2 cm al posto che 1. Questo è il secondo pezzo, infatti sono 2 pezzi il nostro pavimento, sotto pavimento, in realtà non sarà il pavimento finale, e stiamo cercando di dare la forma alla parte davanti, che in realtà è molto più semplice dalla parte dietro che il passaruota, però anche lei ha i suoi problemucci. Con questo magico oggetto che vi abbiamo già fatto vedere abbiamo preso la forma della curva, che è la cosa un po' più difficile. E niente, ora tagliamo e incrociamo le dita perché costa un sacco di soldi questo pezzo di dentro. Aiuto! Stiamo per forare la seconda parte del pavimento, quella diciamo chiamiamola anteriore, ovvero dopo il passaruota, nei punti in cui usciranno i tubi che abbiamo affrancato al pavimento. Per riuscire a, diciamo, a trovare i punti giusti dove farli uscire, per non sbagliare, abbiamo preso in modo molto amatoriale le forme nei punti dove ci sono i tubi per permetterli di uscire comodamente, perché essendo affrancati al pavimento ma dovendo uscire verso l'alto, diciamo che sono obbligati a fare un movimento un po' innaturale che va a complicare l'appoggio del pavimento. Quindi i fori li abbiamo fatti molto più larghi rispetto al tubo stesso per permettergli di fare quel movimento, diciamo, in modo semplice, che non vada a poi magari a farci avere il pavimento non piatto, sì, stabile, che non si muova magari mentre ci cammini sopra. Quindi adesso farò un foro con questa punta gigantesca giusto per avere un punto di ingresso per il seghetto, e poi taglio e speriamo che siano tutti corretti. È ufficiale, stiamo installando il nostro pavimento in maniera definitiva, senza colla, quindi non definitivissimo. That's perfect. Per ricordarci dove sono le listelle sotto il pavimento, abbiamo fatto una foto, misurato perfettamente con il metro, così possiamo fare dei segni all'altezza delle listelle e mettere le viti. Facciamo un attimo un recap di tutto quello che abbiamo fatto in questo ultimo video, ma prima vi mostriamo il nuovo arrivo. I nuovi arrivi. I nuovi arrivi, esatto. Che sono le nostre batterie. Come vedete sono gigantesche, che probabilmente finiranno in quella zona lì, dobbiamo ancora capire dove le metteremo, però ci devono stare assolutamente. Sono allora 2 batterie da 200 Ah l'una,
e le abbiamo acquistate da, come potete vedere, il Litio Store. Sono al litio infatti le batterie. Esattamente, come il nome può indicare. E abbiamo fatto un sacco di ricerche per queste batterie. Una delle prime cose che abbiamo googlato ancora prima di comprare il furgone era che batterie si comprano, come funziona l'elettricità in van. Non ci dilunghiamo troppo perché faremo un video dedicato soprattutto quando partiremo e potremo testarle. Però ci siamo lanciati sul litio per diversi motivi e in particolare sul Litio Store perché guardando in giro tra recensioni abbiamo letto un po' di tutto, il rapporto qualità-prezzo è ottimo, infatti non sono care come tante batterie al litio che si trovano in giro, ma la qualità a detta degli altri è ottimo. Vi diremo anche la nostra. Nel frattempo, se ve ne intendete già, se volete dare un occhio comunque, vi lasciamo il loro sito in descrizione e il nostro 5% di sconto con il codice FAROVAN5. Trovate comunque tutto in descrizione, loro sono bravissimi, ti aiutano. Hanno ti seguito seguono. Gabriele ed Esatto. è stato fantastico perché noi non sapevamo nulla a riguardo e quindi ci ha seguiti ci ha seguito dall'inizio alla e fine. non solo sulle batterie, cioè alla fine le batterie comporta magari anche pannelli solari, le abbiamo chiesto dei consigli, ci ha saputo consigliare tante cose riguardo appunto all'elettricità in generale e quindi è stato veramente veramente d'aiuto, quindi c'è un valore aggiunto oltre alle batterie anche una persona esperta che ti segue. E poi vende anche cose extra diciamo alle batterie, qualcosina sempre riguardante l'elettricità, quindi se volete dare un occhio il sito c'è. Esatto. Breve recap prima di salutarci. Cosa abbiamo fatto in questa puntata? Coibentato il mezzo, non del tutto, dove vedete che non è coibentato perché ci saranno le nostre nicchie e stiamo ancora capendo come funzionano, quindi per ora lo lasciamo così. Abbiamo messo anche la struttura portante per il nostro soffitto, le pareti e già pensata anche per tutto l'arredamento. Mancano ancora diverse listelle di legno che abbiamo già preparato, verniciato tutto prima della partenza, così una volta tornati dovremo solo metterle e poi saremo a posto. Cos'altro abbiamo fatto? I passaruota che pensavamo più difficili, non sono perfetti e non sono soprattutto ancora fissati perché vorremmo far passare in questo alcuni i tubi dell'acqua, quindi aspettiamo a fissarli prima metteremo quelli. Mi stavo dimenticando la novità più importante e anche qua più faticosa, il nostro pavimento. Probabilmente l'avevo rimossa perché è stato un parto. L'abbiamo deciso di dividere in due. Abbiamo prima sagomato tutto con un compensato da 1 centimetro. Una volta messo molleggiavamo, quindi buttato tutto, cioè lo terremo per fare altro come scarti, e abbiamo comprato quello da 2 centimetri. Ci siamo alzati un po', però Zibbe ci sta, siamo sereni, quindi questo è molto più stabile anche pensando di affrancarci l'arredamento, molto meglio. Quindi prima parte che abbiamo sagomato è quella dei passaruota e direi difficoltà media, seconda parte difficoltà massima, è stata questa qui perché avevamo da sagomare qui perché abbiamo buchi tubi a pavimento, sagomato più volte qui perché ci curava, probabilmente il mezzo non è tutto piatto quindi c'era qualcosa che dava fastidio, e qui che è stato veramente complesso, non è perfetto ma aggiusteremo tutto in corso d'opera. Basta, credo che per questa puntata è tutto, ma siamo pronti, abbiamo già le idee chiarissime per cosa fare e quindi stay tuned, seguiteci.